YouTube sta letteralmente cadendo a pezzi. Ciao amici di Xs2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Se mi seguite da un po' di tempo sicuramente avrete capito quanto io ami condividervi, oltre alle mie passioni, anche quello che succede da questa parte del monitor, cose che purtroppo voi non avete modo di vedere. Avete notato che negli ultimi giorni ho caricato 2 volte lo stesso video, più nello specifico quello dello Xiaomi Fimi X8 SE? Perché l'ho fatto? Il motivo è davvero semplice. YouTube è da alcuni mesi, quasi un anno, che sta letteralmente cadendo a pezzi. Creare video è praticamente un lavoro e porta via buona parte della giornata. Tra la registrazione, il montaggio, il rendering, la pubblicazione e la pubblicizzazione. Ora, a me fare questo piace davvero tantissimo e questo è fuori discussione perché mi permette di condividervi davvero tante cose. E anche perché mi ha permesso di conoscere tante persone, belle e meno belle. Inoltre ragazzi, dovete sapere, e questo è un segreto, non ditelo a nessuno, che io nella vita reale sono davvero timidissimo e questo YouTube per me è un metodo per aprirmi a voi, ad altre persone, aprirmi interiormente ovviamente. E fare tutto questo quando la piattaforma YouTube funziona, beh, è bellissimo. I problemi nascono quando questa piattaforma inizia a non funzionare o a funzionare male. Come sanno bene tutti gli youtuber, anche se oggi si dice creator, sì ragazzi sono vecchio dentro, beh, tutti voi comunque che state guardando questo video. È successo che il mio video sullo Xiaomi Fimi X8 SE, su cui ho lavorato circa 2 giorni, in quanto si trattava di un prodotto molto atteso e con grandi aspettative, beh, di punto in bianco dopo circa 10 ore dalla pubblicazione, verso l'1 di notte, è diventato completamente nero. Aprendolo da PC non era possibile visualizzare il video, invece aprendolo da mobile restituiva il messaggio d'errore: questo video non è riproducibile su questo device. Ok. Cercando di capire cosa fosse successo, sono andato subito nella tab segnalazioni e copyright. Non lo so ragazzi, magari avevo infranto qualche regolamento, avevo mostrato qualcosa di illegale, avevo detto qualcosa da non dire, però una volta che mi sono recato nella tab copyright e segnalazioni ho scoperto che non c'era nessun problema, il video non ha nessun problema, è completamente vergine. Ma quindi qual era il problema? Da quello che ho capito si è trattato di un semplice bug, molto semplice bug di YouTube della piattaforma che ha corrotto il video e che purtroppo è successo anche ad altri youtuber. Tra l'altro già dalla pubblicazione, e sicuramente qualcuno di voi se ne sarà accorto, infatti in circa 10 ore l'avete visto in 4000 persone, beh, nel video all'improvviso ogni 3-4 minuti comparivano dei flash neri, delle schermate totalmente nere dell'immagine. Comunque non ho dato peso a questo problema, fatto sta che di sera, anzi di notte, il video è diventato non visualizzabile. Ci tengo a precisare che queste schermate nere nel file originale che ho caricato su YouTube non erano presenti. Tutto quello che ho potuto fare è stato inviare un semplice feedback a YouTube scrivendo che il video improvvisamente non era più riproducibile e ovviamente senza ricevere nessuna risposta. Ma su questo argomento torneremo tra poco. Quindi ho dovuto ricaricare online l'intero video che pesava circa 5 GB, ma prima di farlo, per evitare di perdere i vostri circa 300 commenti, perché ce n'erano alcuni davvero molto interessanti, ho dovuto renderizzare nuovamente il video modificandone alcune parti. Se non lo avessi fatto, una volta caricato online, YouTube lo avrebbe riconosciuto come doppione di un mio precedente video e lo avrebbe completamente bloccato. Quindi ho dovuto perdere circa un'ora per il rendering e altri 40 minuti per la pubblicazione. C'è da dire però che il video con la schermata nera oscurata presenta, infatti il video è ancora
online, se si può dire online, presenta, dicevo, tutti i commenti. È possibile visualizzarli e scrivere nuovi commenti. Comunque ragazzi, la mia fortuna è stata quella di non cancellare subito il video che avevo realizzato il giorno prima della schermata nera, insomma, altrimenti avrei perso tutto e avrei dovuto rifare tutto da zero. Quindi si è trattato di un problema di pubblicazione del video da parte di YouTube, problema che purtroppo si presenta a tutti gli YouTuber molto spesso, solitamente però con conseguenze meno gravi. Ad esempio, la risoluzione massima selezionabile è inferiore a quella originale caricata su YouTube, quindi se caricate un video 4K ve lo vede massimo 720p o Full HD, oppure ci sono dei problemi di sincronia dell'audio, ma una cosa così grave, è la prima volta che la vedo. E se non te ne accorgi subito, rimani fregato. Ma i problemi di questa piattaforma, ragazzi, non sono solo questi, anzi, su YouTube purtroppo quando qualcosa non funziona, non si cerca di ripararla, ma si cancella definitivamente. Vedi ad esempio le comodissime annotazioni a video, non so se ve le ricordate, sono scomparse, sono state eliminate da un giorno all'altro. Oppure le notifiche, la famosissima campanella di YouTube che non funziona praticamente mai. Oppure la programmazione dei video che molto spesso non si sa per quale motivo salta e quindi vi fa perdere giornate di lavoro. Oppure ancora le visualizzazioni e i like dei nostri video che per qualche motivo non vengono conteggiati e si perdono nel nulla, penalizzando quindi la presenza del video stesso nei feed di YouTube. E potrei andare avanti ancora per molti minuti, ragazzi, credetemi. Ora, se io sbaglio e il video mi viene cancellato, ad esempio per problemi di copyright, ok, me ne faccio una ragione, colpa mia, cerco di migliorare e la prossima volta non succederà più. Ma quando il problema non è causato da me, YouTuber, ma dalla piattaforma, in questo caso mi girano un po' le E la parte migliore non l'avete ancora sentita, ragazzi! Voi, quando avete un problema con un ordine di Amazon, oppure quando comprate una console o un televisore e non funzionano, cosa fate? Contattate l'assistenza, no? Ecco, noi YouTuber, noi creator, quando abbiamo dei problemi, ci attacchiamo al tram. Infatti su YouTube non esiste, o se c'è, io in oltre 10 anni di attività di questo canale non l'ho mai trovata, non esiste nessuna assistenza. Se hai problemi con un video, con la monetizzazione o con qualsiasi altra cosa, non puoi chiamare nessun servizio assistenza, non puoi chattare con nessun servizio assistenza, non puoi mandare un'email a nessun servizio assistenza, perché non c'è nessun servizio assistenza. E la trovo una cosa davvero assurda su una piattaforma di queste dimensioni. No, anzi, due cose le puoi fare. Puoi inviare un comodissimo feedback a YouTube che probabilmente nessuno leggerà mai, o puoi segnalare un video. In questo caso un bot si preoccupa di verificare la segnalazione, molto spesso sbagliando, ragazzi, e questo è un altro grande problema di YouTube su cui ci si potrebbe perdere, si potrebbe parlare per ore. Infatti di video bloccati per motivi assurdi YouTube ne è pieno. Comunque puoi fare queste due cose, ma se vuoi parlare con un tecnico non puoi farlo, a patto ovviamente che tu non abbia oltre 1 milione di iscritti. In quel caso qualcuno spunta fuori. Quindi ragazzi, vi chiedo davvero scusa per questo sfogo, ma voi siete miei amici, mi piace confidarvi con voi, vi voglio bene e tra l'altro questo è l'unico modo che abbiamo per comunicare con YouTube. Mi senti, YouTube? Ragazzi, non sto scherzando, siamo arrivati a questi livelli. Quindi sulla base della mia esperienza voglio dare dei consigli a voi YouTuber creator che state guardando questo video, perché lo avete capito, sono problemi che si presentano davvero molto spesso. Innanzitutto, quando dovete caricare un video su YouTube, non fatelo durante orari trafficati, come ad esempio mezzogiorno, orario di pranzo. No ragazzi, non caricate o cercate di non caricare mai orari in quella fascia oraria, ma caricateli di sera o di notte. Questo perché se caricate un video in orari molto congestionati, può succedere che il sistema di elaborazione dei video di YouTube, che è tutt'altro che infallibile, vada in confusione, provocando quindi dei problemi gravi o meno gravi al vostro video. Inoltre ragazzi, vi consiglio di non cancellare, o almeno non cancellare subito, i video che avete creato, renderizzato. Procuratevi dei buoni hard disk, ve ne linko qualcuno qui
sotto in descrizione e createvi delle copie di backup, perché come avete visto YouTube come sistema di archiviazione online è tutt'altro che affidabile. Potrebbe succedere anche a voi che da un momento all'altro il vostro video non sia più disponibile, ad esempio per problemi di copyright, veri o falsi che siano. Comunque vi ripeto, in descrizione video vi lascio alcuni link per acquistare degli hard disk affidabili, non serve che siano SSD o ad alta velocità, basta che siano belli, capienti e affidabili. Se volete, dateci un'occhiata. Ok ragazzi, non ho più fiato, mi sono sfogato abbastanza. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla conclusione di questo video. Vi chiedo ancora scusa per lo sfogo. Se avete trovato l'argomento interessante, volete chiedermi qualcosa, volete semplicemente parlare con me, chiedermi cosa ho mangiato, beh, lasciate un bel commento qui sotto. Io, come sempre, sono a vostra totale disposizione. In descrizione video trovate anche il link per entrare nei nostri social, canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook, canale Instagram, entrate numerosi. Infine, se volete supportare questo canale, noi non chiediamo nessuna donazione e nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e magari invitate qualche vostro amico. Questo è davvero tutto, noi ci vediamo, spero, al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games. Ciao amici!